Benvenuti. Benvenuti al nostro podcast, Italian Flow. Io sono Maria e oggi parliamo di un argomento che fa sudare freddo tutti gli studenti di italiano, gli errori imbarazzanti. Sì, avete capito bene, quelle frasi che diciamo con sicurezza, convinti di essere perfetti, e poi il disastro. Ma non preoccupatevi, perché oggi trasformeremo la paura in risate e le risate in imparare per sempre. Maria, io ho una storia che devo raccontare, altrimenti scoppio. Allora, ero al ristorante, il cameriere mi chiede «Tutto bene?» e io, per dire che avevo caldo, ho detto «Sono molto caldo stasera». No, Stefano, no! Sì, e il cameriere mi guarda strano. La ragazza al tavolo accanto ride e io non capivo niente. Solo dopo un amico italiano mi ha spiegato cosa avevo detto davvero. Ok, questa è perfetta per l'episodio di oggi. Vedete ragazzi, anche Stefano, che studia da mesi, fa ancora di questi errori e va benissimo così. Se anche voi avete una storia imbarazzante in italiano, scrivetela nei commenti. Promesso, non giudichiamo, anzi, magari la leggiamo nel prossimo episodio. Esatto, oggi impareremo 7 parole fondamentali, faremo 5 scene di vita reale dove Stefano rischierà, ancora, di fare brutta figura e alla fine sarete pronti ad affrontare qualsiasi situazione senza paura. Iniziamo. Prima parola, sbagliare. Sillabe, sba-glia-re. Sbaglare? Quasi, manca glia. Sba-glia-re. Il suono glia è morbido, come in famiglia. Sbagliare. Ok, ci sono. In Italia diciamo spesso sbagliando si impara, è quasi un proverbio nazionale. Non è solo grammatica, è filosofia di vita. Facciamo una frase insieme. Ho sbagliato la pronuncia di questa parola. Ho sbagliato l'ordine al bar, ho chiesto un caffè freddo invece di un caffè macchiato. Perfetto esempio, è vero? Ricordatevi questa parola, la userete tantissimo, come me. Seconda parola, imbarazzante. Sillabe im-ba-ra-zan-te. Imbarazzante? Quasi, manca una sillaba. Im-ba-ra-zan-te. 5 parti. Imbarazzante. Ok. Gli italiani usano questa parola con molta espressività, spesso allungando le vocali. Che situazione imbarazzante! È quasi teatrale. Esempio, è stato imbarazzante quando ho sbagliato il tuo nome. Per me è stato imbarazzante quando ho detto sono caldo al cameriere. Rido, ottimo collegamento con l'intro. Questa parola la sentirete spesso in questo episodio, fidatevi. Terza parola, verbo riflessivo, vergognarsi. Sillabe vergognarsi. Vergognarsi. Attenzione al suono gn, come in gnocchi. Vergognarsi. Vergognarsi. Come gnocchi. Ok, capito. È un verbo riflessivo perché la vergogna nasce dentro di te. Non ti vergogna qualcun altro, ti vergogni tu stesso. Esempio, non devi vergognarti dei tuoi errori. Mi vergogno un po', ma continuo a parlare comunque. Questo è l'atteggiamento giusto, Stefano. Scrivetelo. Mi vergogno, ti vergogni, si vergogna. Provateci a casa. Quarta parola, confondere. Sillabe con-fon-de-re. Confondere. Questa è facile. Bravo! Attenzione, confondere qualcosa è diverso da essere confuso. Sono 2 costruzioni diverse, ma collegate. Esempio, spesso confondo sapere e conoscere. Io confondo sempre ora e ancora. Sono parole così simili. Verissimo, capita a tantissimi studenti. Se anche voi confondete parole simili, non siete soli, promesso. Quinta parola, correggere. Sillabe correggere. Correggere. Quasi, manca la doppia G. Correggere. Sentila forte. Regge. Correggere. Ok, ora sì. In Italia, quando qualcuno ti corregge con gentilezza, non è un attacco, è un regalo. Prendetelo sempre con il sorriso. Esempio, grazie per avermi corretto, non lo sapevo. Maria mi corregge sempre, ma io non mi offendo mai. E io continuerò a farlo, con affetto. Fatevi correggere sempre. È il modo più veloce per migliorare. Sesta parola, fraintendere. Sillabe fra-in-ten-de-re. Fraintendere. Quasi, 5 sillabe distinte. Fra-in-ten-de-re. Fraintendere. Difficile, ma ok. Fraintendere è diverso da non capire. Fraintendere significa capire qualcosa ma in modo sbagliato, è più pericoloso. Esempio,
Ho frainteso quello che hai detto e ho risposto male. Ho frainteso una domanda al mercato e ho comprato 2 chili di pomodoro invece di 2. Classico errore da principiante. Fraintendere è normale, l'importante è chiarire subito. Ultima parola. Arrossire, cioè diventare rosso in faccia per l'imbarazzo. Sillabe arrossire. Arrossire. Quasi, la doppia S è forte. Arrossire. Arrossire. Fatto. Viene da rosso, il colore. È una parola molto visiva, potete quasi vedere la faccia che cambia colore mentre la dite. Esempio, sono arrossito quando ho sbagliato il mio ordine. Sono arrossito tantissimo quando il cameriere mi ha guardato strano. Torniamo sempre alla tua storia, 7 parole, tutte pronte. Ora mettiamole alla prova nelle scene. Ottava parola. Scusarsi. Sillabe. Scusarsi. Scusarsi. Facile, questa la so bene. Bravo, infatti la usi spesso. Attenzione, scusarsi con il sì significa chiedere perdono tu stesso. Scusare senza sì significa perdonare qualcun altro. 2 direzioni opposte. Esempio, mi sono scusato per il ritardo. Mi scuso sempre quando sbaglio una parola davanti a un italiano. E fai benissimo, è sempre apprezzato. Mi scusi con il lei, scusami con il tu. Non confondeteli, nona parola. Pronunciare. Sillabe. Pro, nun, cia, re. Pronunciare. Pronunciare. Ecco. Perfetto, l'accento cade su cia. Gli italiani sono molto sensibili alla pronuncia, ma quasi sempre correggono con simpatia, mai con cattiveria. Esempio, non riesco a pronunciare bene la doppia R. Pronuncio sempre male la parola ristorante. Mi esce restaurant in inglese. Capita a tantissimi principianti. Ripetete le parole difficili ad alta voce ogni giorno. Funziona davvero. 10ª parola. Migliorare. Sillabe. Mi, glio, ra, re. Migliorare. Il suono glio ancora? Esatto, come famiglia. E sbagliare. Gli italiani dicono spesso piano piano si migliora. Una frase che incoraggia la pazienza invece della fretta. Esempio, il mio italiano migliora ogni settimana. Voglio migliorare la mia pronuncia prima del mio viaggio in Italia. Bellissimo obiettivo, Stefano. Migliorare non significa essere perfetti, significa essere un po' meglio di ieri. 11ª parola. Ridere. Sillabe. Ri, de, re. Ridere. Questa mi piace tanto. Si vede. In italiano ridere di un errore insieme a qualcuno crea complicità, non imbarazzo. È un gesto di affetto, non di giudizio. Esempio, abbiamo riso tanto per il mio errore al bar. Mi rido sempre quando penso alla storia del cameriere. Ormai è diventata leggendaria. Meritatamente leggendaria. Se ridete dei vostri errori, imparate il doppio più velocemente. Provato scientificamente. Da me. 12ª e ultima parola. Coraggio. Sillabe. Co, rag, gio. Coraggio? Quasi. La doppia G è forte. Coraggio. Coraggio. Ok, questa parola mi serve sempre. Gli italiani usano coraggio anche come incoraggiamento veloce, un po' come forza o dai. Esempio, ci vuole coraggio per parlare una lingua straniera. Ogni volta che apro bocca in italiano uso tutto il mio coraggio. E si vede e funziona. Ultima parola della lista, ma forse la più importante di tutte. Coraggio. Sempre. 13ª e ultima parola. Esitare. Sillabe. E-zi-ta-re. Esitare. Facile da dire, ma difficile da non fare. Verissimo. Gli italiani notano subito quando esiti, ma di solito aspettano con pazienza, non ti mettono fretta, come si pensa. Esempio, ho esitato prima di rispondere alla domanda. Esito sempre quando devo scegliere tra per e da. Non so mai quale è giusto. Errore comunissimo, ci lavoreremo in un episodio futuro. Esitare va bene, l'importante è non fermarsi del tutto. 14ª parola. Imparare. Sillabe. Im-pa-ra-re. Imparare. Questa la conosco benissimo, la uso ogni giorno. Ovvio, è il tema di tutto il nostro podcast. Imparare in italiano non ha mai una connotazione negativa, anzi, dire sto ancora imparando è visto come una qualità, non una debolezza. Esempio,
Imparo qualcosa di nuovo ogni volta che sbaglio. Ho imparato più errori oggi che in tutta la settimana scorsa. E questo è un ottimo segno. Significa che ti stai mettendo alla prova. Imparare non finisce mai, nemmeno per chi parla italiano da una vita. 15ª parola. Spiegare. Sillabe. Spie-ga-re. Spiegare. Ok, facile. Bravo! Attenzione solo al dittongo ie, nota culturale. Se non capite qualcosa, chiedere «me lo puoi spiegare?» è sempre benvenuto. Gli italiani amano spiegare le cose con calma e con esempi. Esempio, mi puoi spiegare la differenza tra però e ma? Maria mi spiega sempre tutto con pazienza infinita. È il mio lavoro preferito, in realtà. Se non capite, chiedete sempre di spiegare di nuovo. Non è fastidioso, è normale. 16ª parola. Superare. Sillabe. Su-pe-ra-re. Superare. Come superare un esame? Esatto, ma anche superare la paura, superare un ostacolo. Gli italiani usano superare molto anche in senso emotivo, non solo pratico. È una parola quasi motivazionale. Esempio, ho superato la mia paura di parlare in pubblico. Oggi ho superato la paura di sbagliare davanti alla telecamera. E si vede, Stefano, si vede davvero. Ogni piccola paura superata vi rende un po' più liberi con la lingua. 17ª e ultima parola di oggi. Orgoglioso. Sillabe orgoglioso. Orgoglioso. Il suono gli ancora, sto diventando bravo con questo. Infatti, ottima pronuncia. Essere orgoglioso di sé in italiano non è considerato arroganza, ma un sano riconoscimento dei propri progressi. Esempio, sono orgogliosa dei miei studenti quando non hanno paura di sbagliare. Oggi sono davvero orgoglioso di me stesso. Ho parlato tanto italiano senza fermarmi. E hai tutte le ragioni per esserlo. Ultima parola dell'episodio, ma forse quella che sentirete di più dentro di voi oggi. Orgoglioso. Buonasera, devo andare in via Roma, numero 15. Va bene. Conosce la strada più veloce o preferisce che decida io? Esito sempre in queste situazioni. Decida lei, mi fido. Perfetto. Si sieda pure comodo. Durante il viaggio, mi scusi, quanto costa più o meno la corsa? Circa 12 euro. Dipende dal traffico. Va benissimo, grazie mille per la spiegazione. In taxi è un ottimo momento per fare piccola conversazione. Il tassista è quasi sempre disponibile a chiacchierare. Buonasera, vorrei prenotare un tavolo per stasera, per 2 persone. Certo, a che ora preferisce? Alle 7? No, aspetti, ho frainteso, intendevo alle 8. Nessun problema. Tavolo per 2 alle 8. A nome di? A nome Stefano, grazie mille per la pazienza. Perfetto, a stasera allora. Chiude e sospira sollevato. Ce l'ho fatta senza troppi errori. Prenotare al telefono fa paura all'inizio, ma con la pratica diventa automatico, promesso. Si siede nervoso. Buongiorno, vorrei solo, come si dice, una spuntatina? Certo, quindi solo le punte, non un vero taglio. Esatto, ha capito perfettamente, grazie per aver spiegato meglio. Nessun problema. Molti clienti stranieri hanno questo dubbio. Mi vergognavo un po' a spiegarlo, ma lei mi ha aiutato tantissimo. È il mio lavoro e mi piace farlo con pazienza. Alla fine guarda allo specchio. Perfetto, esattamente quello che volevo. Le parole tecniche, come dal parrucchiere, sono le più difficili, ma basta descrivere con parole semplici. Maria, nel ruolo dell'amica, un po' seria. Stefano, ieri mi hai detto una cosa che mi ha ferita un po'. Davvero? Non volevo, forse hai frainteso quello che intendevo. Forse sì, spiegami meglio cosa intendevi dire. Volevo dire che ero stanco, non che non volevo vederti. Mi scuso se ho scelto le parole sbagliate. Ah, ora capisco. Grazie per aver chiarito e scusa se mi sono arrabbiata troppo presto. Nessun problema. Sono contento che abbiamo superato questo piccolo malinteso. Anche io. L'amicizia vale più di un errore di comunicazione. Anche i malintesi tra amici si risolvono parlando con calma, non nascondendosi. Maria, nel ruolo degli amici riuniti. Stefano, dici qualcosa, un piccolo discorso in italiano. È emozionato. Guarda la camera un istante. Ok, ci provo. Si schiarisce la voce. Voglio dire grazie a tutti voi. Ho imparato tantissimo quest'anno. Ho sbagliato spesso, mi sono vergognato qualche volta, ma non ho mai smesso. Bellissimo, Stefano, davvero. Sono orgoglioso di essere arrivato fino qui, e questo grazie al vostro aiuto e alla vostra pazienza. E noi siamo orgogliosi di te ogni singolo giorno.
Sono emozionato. Grazie di cuore, davvero. Se un giorno riuscite a fare un piccolo discorso in italiano senza leggere, avete vinto. Fidatevi. Si avvicina al bancone, un po' nervoso. Buongiorno, vorrei un caffè macchiato? No, aspetta, freddo. No, un cappuccino. Va bene, un cappuccino. Zucchero? Si blocca, guarda la camera con espressione di panico. Zucchero? Come si dice un po'? Torna alla scena. Un poco zucchero, per favore. Corregge con un sorriso. Si dice un po' di zucchero, Stefano. Ah, mi vergogno un po'. Un po' di zucchero, grazie. Nessun problema. Hai sbagliato, ma ti sei corretto subito. Ecco il tuo cappuccino. Grazie mille. Sospira di rilievo. Al bar la parola magica è vorrei, non voglio. È molto più educato. Maria, nel ruolo della madre italiana. Stefano, conosci mio fratello Luca? Sì, so Luca. Abbiamo parlato la settimana scorsa. Corregge con calore. Si dice conosco Luca, non so Luca. Sapere è per le informazioni, conoscere è per le persone. Ah, giusto. Ho confuso di nuovo questi due verbi. Conosco Luca. Abbiamo parlato la settimana scorsa. Perfetto, adesso è chiaro. Sapere e conoscere. Il mio incubo personale. Non sei l'unico, credimi. Frasi utili. Conosco, so che, abbiamo parlato la settimana scorsa. Trucco. Se parli di una persona, quasi sempre è conoscere. Ricordatelo. Maria, nel ruolo di una direttrice. Buongiorno, sei il nuovo stagista? Sì, ciao, come stai? Sono Stefano. Stefano, in un contesto formale usiamo il lei, non il tu. Potresti dire buongiorno, sono Stefano, piacere di conoscerla. Oh no, che imbarazzante. Mi scusi, ricomincio. Buongiorno, sono Stefano. Piacere di conoscerla. Sorride e approva. Molto meglio, il piacere è mio. Il tu con il capo il primo giorno. Pessima idea, gente. Regola d'oro, con sconosciuti o superiori, sempre il lei, almeno all'inizio. Buongiorno, cosa le serve oggi? Vorrei... Mi piace i pomodori? No, aspetta. Mi piacciono i pomodori, perché sono al plurale. Il verbo cambia con il soggetto. Giusto, mi piacciono i pomodori. Vorrei 1 chilo, per favore. Ecco a lei. Altro? Scusi, ho frainteso. Può ripetere più lentamente? Certo, nessun problema. Dicevo, vuole anche del basilico fresco? Ah, sì, perfetto. Grazie per la pazienza. Chiedere di ripetere non è debolezza, è intelligenza. Usatelo sempre. Buongiorno a tutti. Oggi voglio parlare di... Si blocca. Guarda la camera con panico totale. Maria, non mi ricordo niente. Respira, Stefano. Comincia con quello che sai. Anche se sbagli, va bene. Ok. Buongiorno a tutti. Oggi voglio parlare di... del progetto. Mi dispiace se sbaglio qualche parola. Sto ancora imparando l'italiano. Vedi? Nessuno si è arrabbiato. Anzi, tutti apprezzano lo sforzo. Grazie per la pazienza. Se non capisco qualcosa, vi chiederò di correggermi. Bravissimo. Questo è il vero coraggio. Parlare anche con paura. Questa è stata la scena più difficile per me oggi, sul serio. Se dovete parlare in pubblico in italiano, ammettere l'errore prima ancora di farlo è la strategia migliore. Buongiorno, ho mal di testa. Cosa mi consiglia? Buongiorno. Da quanto tempo ha questo dolore? Da... ieri? No, aspetta. Ho frainteso, pensavo dicesse un'altra cosa. Da ieri sera. Va bene, le consiglio questo. Una compressa dopo i pasti. Devo pronunciare bene una compressa dopo i pasti. Grazie mille. Sorride. Perfetta pronuncia. Si vede che si è esercitato. Arrossisce un pochino, felice. Grazie, mi sto sforzando davvero. In farmacia parlate chiaro e lento. Il farmacista vi aiuta sempre con pazienza. Se ferma un passante, scusi, sa dirmi come arrivare alla stazione? Certo. Vada dritto, poi giri a destra al semaforo. Ho confuso destra e sinistra un'altra volta, sul serio. Ripete con calma. A destra, dove c'è la farmacia. Ah, ok. Dritto e poi a destra. Grazie mille per la pazienza. Di niente, buona giornata. Sollevato, sono arrossito un pochino, ma almeno ho capito. Trucco personale. Ripetete sempre le indicazioni ad alta voce per essere sicuri di aver capito bene. Pronto? Sì, sono Stefano. Volevo confermare la prenotazione per stasera. Mi scusi, non ho capito bene. Per quante persone? Ho detto 2 persone? No, aspetta. Ho frainteso la domanda, mi scusi. 2 persone, sì. Perfetto.
2 persone alle 8, giusto? Sì, esatto, mi scuso per la confusione. Nessun problema, a stasera. Chiude la chiamata, sospira. Il telefono è sempre la sfida più difficile per me. Al telefono non vedete la faccia della persona, quindi chiedete sempre di ripetere, non c'è vergogna. Allora Stefano, un passo avanti, uno indietro e gira. Si muove goffamente. Aspetta, ho confuso i piedi, sono andato nella direzione sbagliata. Ride con affetto. Nessun problema, ricominciamo. Piano piano si migliora. Ride di se stesso. Mi vergogno un po', ma è troppo divertente per fermarmi. Esatto, questo è lo spirito giusto. Ridere dei propri errori è la chiave. Ok, un passo avanti, uno indietro e giro. Ce l'ho fatta! Bravissimo! Vedi quanto coraggio ci vuole anche solo per ballare in una lingua nuova? A volte imparare una lingua è proprio come ballare. All'inizio si inciampa, poi si trova il ritmo. Al computer un po' emozionato. Ciao a tutti, come state? Scusatemi se pronuncio male qualche parola. Nel ruolo della nonna italiana, calorosa. Ma no, tesoro, parli benissimo. Vieni, raccontaci qualcosa della tua giornata. Pensa, poi parla lentamente. Oggi ho studiato italiano per 2 ore e ho anche corretto tanti errori nel mio quaderno. Che bravo! Vedi quanto sei migliorato da quando ti conosciamo? Davvero? Non mi vergogno più come prima quando parlo con voi. Con affetto. E non devi vergognarti mai. La famiglia non giudica, incoraggia. Sorride, gli occhi lucidi. Grazie, questo per me significa davvero tanto. Questa è stata la scena più emozionante per me oggi. Parlare con chi ti vuole bene abbatte ogni paura. Bene, adesso ripassiamo. Sbagliare. Fare qualcosa in modo non corretto. Sbagliare. Sbaglio sempre l'ordine delle parole quando sono nervoso. Vera confessione. E nota grammaticale. Sbagliare può essere usato con o senza oggetto diretto. Dipende dal contesto. Imbarazzante. Che causa disagio o vergogna. Imbarazzante. La scena della presentazione è stata imbarazzante ma anche liberatoria. Bella osservazione. Nota grammaticale. È un aggettivo che finisce in e, quindi resta uguale al maschile e al femminile singolare. Vergognarsi. Sentire vergogna per qualcosa che hai fatto. Vergognarsi. Non mi vergogno più di parlare italiano con errori. Sorride con orgoglio. Questa frase mi piace molto. Nota grammaticale. Ricordate sempre il pronome riflessivo. Cambia con la persona. Confondere. Mescolare per errore 2 cose diverse. Confondere. Confondo sempre ancora e ora, ma ci sto lavorando. Nota grammaticale. Attenzione, confondersi con il si significa essere tu stesso confuso, mentre confondere senza si significa mescolare 2 cose. Correggere, sistemare un errore. Correggere. Mi piace quando Maria mi corregge, imparo più velocemente. Nota grammaticale. Il participio passato è corretto, irregolare, non correggiuto. Fraintendere, capire in modo sbagliato. Fraintendere. Al mercato ho frainteso e ho quasi comprato troppa frutta. Nota grammaticale. Si coniuga come intendere, quindi il participio passato è frainteso. Arrossire, diventare rosso per l'imbarazzo. Ho arrossito tantissimo davanti al capo il primo giorno. Nota grammaticale. È un verbo che usa l'ausiliare essere al passato, non avere, perché descrive un cambiamento di stato. Scusarsi, chiedere perdono per un errore. Mi scuso ogni volta che arrivo in ritardo, ormai è un'abitudine. Nota grammaticale. Con mi scuso parli di te, con scusa o scusi ti rivolgi all'altra persona. Pronunciare. Dire una parola con il suono corretto. Pronunciare. Pronuncio meglio l'italiano ogni settimana che passa. Nota grammaticale. Verbo regolare della prima coniugazione, molto semplice da usare in ogni tempo verbale. Migliorare. Diventare migliore, fare progressi. Migliorare. Il mio obiettivo è migliorare prima del mio viaggio in Italia. Nota grammaticale. Si può usare anche in modo transitivo. Migliorare qualcosa. Per esempio, migliorare la pronuncia. Ridere. Esprimere allegria con la voce e il corpo. Ridere. Rido sempre quando riguardo i miei primi video in italiano. Nota grammaticale. Participio passato irregolare. Riso, non rideto. Coraggio. La forza di affrontare la paura.
Coraggio. Ci vuole coraggio ogni giorno per parlare una lingua nuova. Nota grammaticale. È un sostantivo, non un verbo, quindi si usa con avere coraggio o ci vuole coraggio. Esitare. Fermarsi un momento per dubbio o incertezza. Esitare. Esito sempre prima di rispondere al telefono in italiano. Nota grammaticale. Verbo regolare spesso seguito da prima di più infinito. Imparare. Acquisire una nuova conoscenza o abilità. Imparare. Imparo qualcosa di nuovo ogni volta che guardo un episodio. Nota grammaticale. Si usa spesso con a più infinito, per esempio imparare a parlare, spiegare, rendere chiaro qualcosa a qualcuno. Spiegare. Maria mi spiega sempre le regole con tanti esempi pratici. Nota grammaticale. Costruzione comune, spiegare qualcosa a qualcuno. Superare. Vincere una difficoltà o un ostacolo. Superare. Ho superato la mia timidezza grazie a questo podcast. Nota grammaticale. Participio passato regolare. Superato. Usato spesso con l'ausiliare avere. Orgoglioso. Che sente soddisfazione per un proprio risultato. Orgoglioso. Sono orgoglioso di ogni piccolo passo che faccio in italiano. Nota grammaticale. Aggettivo che cambia forma con il genere. Orgoglioso al maschile, orgogliosa al femminile. Allora Stefano, dopo tutte queste scene, come ti senti? Onestamente, un po' esausto ma anche felice. Ho sbagliato tantissimo oggi, in ogni scena praticamente. È vero, ma guarda quanto hai imparato attraverso quegli errori. Sì, all'inizio mi vergognavo, tipo nella scena in ufficio, quando ho confuso il tu e il lei. È stato davvero imbarazzante. Ma ti sei corretto subito, e questo è il punto importante. Al mercato, invece, ho frainteso una domanda semplicissima e sono arrossito come un peperone. Come un peperone, bella immagine. Vedi, gli errori diventano anche ricordi divertenti. È vero. E la scena della presentazione, quella mi ha fatto davvero paura. Ma alla fine ce l'ho fatta. Perché hai capito una cosa fondamentale. Non serve essere perfetti, serve essere presenti. Sai Maria, penso che oggi ho capito che gli errori non mi definiscono. Mi insegnano solo qualcosa. È strano, ma mi sento più leggero. Ed è proprio questo il segreto, Stefano. Una lingua non è un esame da superare, è un ponte che costruisci un mattone alla volta e ogni errore è solo un mattone messo storto che puoi sempre raddrizzare. Un ponte fatto di errori. Mi piace. A me piace ancora di più vedere quanto sei cresciuto oggi. Stefano, guardando indietro a tutto l'episodio di oggi, cosa ti porti a casa? Onestamente, all'inizio esitavo tantissimo prima di rispondere. Avevo paura di sbagliare in ogni scena. Ma guarda quanta strada hai fatto, dal bar fino al piccolo discorso finale. È vero. Ho dovuto scusarmi tante volte. Mi sono confuso, ho frainteso. Sono arrossito, ma non mi sono mai fermato. E questo, Stefano, è proprio il segreto per migliorare davvero. Ora capisco perché dici sempre che gli errori sono regali. Oggi ho imparato più parlando che studiando la grammatica da solo. Perché la lingua vive nella bocca, non solo nei libri, e tu oggi l'hai fatta vivere, con coraggio. Sono davvero orgoglioso di questo episodio. Sul serio. E noi siamo orgogliosi di te, sempre. Domande per voi oggi. Primo, quale delle nostre 12, anzi 17 parole userete di più questa settimana? Secondo, in quale scena vi siete rivisti di più? Terzo, cosa vi dà più coraggio quando parlate italiano? Il mio esempio, la parola che userò di più è coraggio, perché mi ricorda di non fermarmi mai. Mi sono rivisto soprattutto nella scena del ristorante, perché anche a me capita di fraintendere al telefono. E quello che mi dà più coraggio è sapere che nessuno mi giudica se sbaglio. Bellissima risposta, Stefano. Ora aspettiamo le vostre nei commenti. Scrivete tutto, anche gli errori più assurdi. Li leggiamo con il sorriso, promesso. Sapete, imparare una lingua è un po' come imparare a camminare da bambini. Cadiamo, ci rialziamo, cadiamo di nuovo, ma ogni caduta ci insegna un equilibrio nuovo. Gli errori imbarazzanti di oggi diventeranno i ricordi divertenti di domani. Posso dire una cosa vera? A volte ho ancora paura di parlare davanti agli italiani. Penso sempre, e se sbaglio? E se rido tutti di me? Stefano, ascoltami bene.
Nessun italiano ride di chi prova a parlare la nostra lingua. Ridiamo insieme, con affetto, mai contro di te. La tua voglia di imparare vale più di ogni errore. Sì, grazie Maria, ne avevo bisogno. Nel prossimo episodio parleremo di come chiedere scusa in italiano in modo naturale. Ci sono tantissime sfumature che vi sorprenderanno. Non perdetevelo, sarà bellissimo. Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividetelo con chi sta imparando italiano come voi. E scrivete nei commenti il vostro errore più imbarazzante. Aspettiamo le vostre storie con il cuore aperto. Grazie di cuore, vi vogliamo bene. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!